Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Arianna e in questo canale parlo di Instagram, social media e digital marketing. In questo video vedremo insieme come creare il tuo primo reel. Quindi se vuoi sapere come fare, mi raccomando, rimani fino alla fine. Prima di iniziare e di farti vedere esattamente come puoi creare il tuo primo reel, ti voglio spiegare un attimo che cosa sono i reel nel caso tu ancora non lo sapessi. I reel sono l'ultima novità arrivata su Instagram in realtà da già quasi un anno, ma che sta veramente letteralmente spopolando. I reel sono dei contenuti video che possono durare dai 15 ai 30 secondi, fatti anche da più frame, quindi da più video, da più riprese, assemblati insieme alla perfezione, che ci permettono di intrattenere le persone. Infatti da un recentissimo articolo che è uscito proprio sul post ufficiale, sul blog ufficiale di Instagram, è stato dichiarato da Adam Mosseri, che se non sapessi chi è il CEO di Instagram, che i reel, l'algoritmo strutturato sui reel, è proprio fatto per far sì che le persone trovino persone nuove. Questo vuol dire che la maggior parte delle persone, degli utenti che vedrai all'interno degli Instagram reel, sono persone che ancora non segui. Quindi, a maggior ragione, se vogliamo aumentare il nostro seguito, dobbiamo assolutamente sfruttare questa nuova piattaforma, questa nuova funzione, perché è proprio grazie a questa piattaforma che possiamo essere scoperti da persone che ancora non ci conoscono e ancora non ci seguono. Fatta questa breve introduzione, andiamo subito all'interno del mio telefono, che prendo in mano tra un secondo, e vediamo insieme come creare il tuo primo Instagram Reel. Allora, siamo adesso sul mio profilo Instagram, che vedete qui nello schermo insieme a me, e vediamo insieme come creare il vostro primo Instagram Reel. Per entrare nella sezione creazione Instagram Reel avete varie opzioni. O cliccate nella home e scorrete con il dito da sinistra verso destra e cliccate poi in fondo su Reel e vedete che siete nella sezione dedicata, oppure sempre dal vostro profilo, cliccando sul più in alto a destra, potete accedere alla sezione Reel e allo stesso modo vi porterà esattamente dove eravamo prima. Ora potete o fare un video dall'altra parte oppure semplicemente girarlo verso di voi, come sto facendo io in questo momento. Adesso vediamo insieme quali sono le varie funzioni che possiamo scegliere. Allora, c'è musica, possiamo selezionare una delle canzoni che preferiamo. Qui ci sono le canzoni per te, che possono essere un mix di popolari e non popolari. Ecco, la gente spesso lamenta il fatto di non avere le canzoni popolari, ma allora diciamo che anche qui ci sono due tipologie di account che possiamo avere su Instagram: l'account personale e l'account business. L'account personale è semplicemente per una persona che non ha bisogno dei dati statistici, quindi non ha bisogno di sapere la performance dei suoi contenuti, e quindi per chi magari vuole condividere semplicemente foto con amici e parenti. La seconda invece opzione è l'account business, che si divide in aziendale e creator. Creator adatto ai creatori di contenuti, aziendale invece adatto a chi ha un business, come per esempio io, quindi proprio a un'azienda, ok? E qual è la differenza? Sostanzialmente nessuna, semplicemente l'account creator ha più funzionalità creative rispetto al business, come per esempio musica popolare o anche musica nelle storie, che alcuni account business aziendali non hanno. Queste sono le due differenze, quindi se non hai la musica nei reel popolari è probabile che tu abbia un account o personale oppure un account aziendale normale, non creator, e quindi ti consiglio di fare questo switch. Ora, fatto questo breve riepilogo, torniamo a noi. Quindi abbiamo visto musica, nel tastino subito sotto, se lo clicchiamo possiamo scegliere se far durare il reel 15 o 30 secondi. Piccolo consiglio: meno dura il reel meglio è, perché le persone, ricordati che nei reel scrollano alla velocità della luce, cioè i reel sono uno dietro l'altro come le patatine, non finiscono più, per cui più riesci a intrattenere le persone, meno è lungo il tuo reel, in poche parole per intenderci, più è breve meglio è, anche perché una cosa che viene calcolata dall'algoritmo è quanto tempo le persone stanno sul reel, quindi se il reel è breve è più probabile che lo guarderanno fino in fondo, se è molto lungo è molto probabile che invece non lo faranno. Detto questo, subito sotto abbiamo poi la velocità, possiamo fare sì che il reel vada più veloce o più lentamente. Questa è una funzione che sinceramente non uso quasi mai. Poi abbiamo gli effetti, per esempio io adesso posso farmi un po' più carina magari e fare esatto l'effetto, guardate che viso perfetto che mi sta facendo ora Instagram. Poi abbiamo il ritocca, dove possiamo ritoccare la nostra immagine, ma direi che non ce n'è bisogno. E poi infine abbiamo il timer, quindi possiamo selezionare il tempo di registrazione del nostro Instagram Reel. Quindi per esempio io voglio che dopo 5.2 secondi il mio Reel si stoppi e posso fare impostazione timer. Adesso vado a inserire una canzone giusto per provare, vediamo. Ok, proviamo. Parte il timer perché l'ho impostato.
Ok, questo è finito. A questo punto, se io volessi riprendere e fare un secondo video, un secondo frame, basta sempre ricliccare nel bottone qui centrale, posso reimpostare il timer e dirgli di farlo durare per altri 3 secondi e eventualmente posso fare il riallinea, quindi posso ripartire esattamente dalla posizione riallineando, vedete, l'ultima posizione in cui ero, più o meno. Ok, e ora? Ok, bene, adesso che abbiamo registrato questo breve video, vediamo insieme quali sono le varie funzioni che possiamo inserire. Allora, qui c'è musica, possiamo inserire un audio dalla fotocamera, quindi per esempio noi che parliamo sotto. Per farlo c'è il tasto voice over, che è il microfono che troviamo subito a fianco al bottone musica. Quindi, per esempio, posso registrare la mia voce, adesso lo facciamo insieme. Eccoci, ci siamo, finalmente Instagram ha fatto l'ultimo aggiornamento, non vedevo l'ora di averlo. Fine. Eccoci, ci siamo, finalmente Instagram ha fatto l'ultimo. Quindi come vedete è stata inserita la mia voce sotto il video, quindi ottimo. Adesso vediamo insieme invece come le altre modifiche che possiamo applicare. Possiamo inserire un altro filtro ancora, ma direi che non è il caso. Possiamo inserire i sottotitoli, ma in realtà i sottotitoli, l'autogenerazione dei sottotitoli purtroppo è ancora presente solo per chi parla in inglese, quindi in pratica in italiano non si genereranno, quindi è una funzione che spero si aggiornerà a breve. Possiamo inserire una GIF sul nostro video, per esempio, e possiamo anche scegliere di far durare la GIF per un periodo limitato di tempo del nostro video. Come fare questo? Semplicemente selezioniamo la GIF, quindi clicchiamo sulla GIF e vedete che semplicemente facendo scorrere il nostro dito, guardate, in questo modo, vedete, io faccio sì che parta da quel punto lì che ho selezionato e lo stesso posso farlo anche dall'altra parte, ok? Quindi posso dire voglio che questo omino che salta come GIF appaia solamente da questo punto a questo punto. Andiamo poi a inserire una scritta, anche qui stesso identico discorso, andiamo a inserire la nostra scritta, quindi per esempio finalmente è disponibile. Andiamo a evidenziarlo, comunque colorarla come preferiamo. E anche qui andiamo a impostare la durata del nostro testo. Ok. E adesso se guardiamo il nostro reel vediamo che adesso vedete appare la scritta esattamente quando l'ho inserita io e l'omino anche appare solamente nel punto in cui l'ho inserito io, quindi abbiamo creato il nostro reel. Una volta che abbiamo fatto tutto questo setup clicchiamo su condividi su e passiamo nella prossima sezione che è quella di condivisione del nostro reel. Qui abbiamo la possibilità di scrivere la nostra didascalia, quindi qui scrivi la tua didascalia. Cliccando su copertina abbiamo la possibilità di o scegliere un frame direttamente dal nostro video, per esempio questo, oppure possiamo selezionare una foto direttamente dalla nostra galleria, come per esempio questa. A me piace un sacco creare le mie copertine da Canva e poi inserirle nel reel per non andare a sporcare, diciamo, il layout del mio profilo, però non è una cosa obbligatoria. E poi clicchiamo su fine. Altre funzioni: possiamo scegliere di condividere il reel solo nella sezione reel e non anche nel nostro feed, ma ve lo sconsiglio, vi consiglio di pubblicarlo anche nel vostro feed. Possiamo ritagliare l'immagine del profilo, quindi per esempio vedete spostare la visualizzazione della copertina. Possiamo taggare alcune persone, questa è una funzione che non c'era fino a poco tempo fa. E dalle impostazioni avanzate possiamo taggare un partner del brand, quindi per esempio se il nostro video è stato fatto in collaborazione con Kiko, sto supponendo, facendo un esempio a caso, possiamo taggarlo come partner commerciale, quindi dire praticamente questo video è stato fatto in collaborazione con Kiko. Ovviamente se questo rispecchia la realtà, vedo persone che usano il tag partner commerciale a caso, come se tutti ne avessero diritto. No, anche lì ci sono delle normative, quindi o avete il consenso del brand oppure non potete taggare il partner commerciale.
e su questo voglio essere molto chiara, quindi non provate a taggare partner a caso. Una volta fatte tutte le nostre impostazioni possiamo cliccare su condividi o salvare come bozza se vogliamo condividere il nostro reel in un secondo momento, funzione che secondo me è veramente super utile e che vi consiglio di utilizzare. Adesso io non vado a salvare il mio video, lo elimino perché era proprio una bozza giusto per farvi vedere come funziona. Una volta che abbiamo pubblicato il nostro reel possiamo andare anche, adesso è un ultimo aggiornamento uscito, uno degli ultimi aggiornamenti, possiamo andare a vedere come è andato il nostro reel, quindi possiamo andare a vedere quanti account abbiamo raggiunto grazie al nostro reel, le riproduzioni che ci sono state, i mi piace che ha ricevuto, quanti commenti ha ricevuto e anche il numero di salvataggi. Quindi questa è una delle ultimissime novità e ci permette di capire, scusate mi è caduta la bottiglia, ci permette di capire quanto effettivamente il nostro reel ha avuto impatto sulle persone che ci seguono. Bene, ora sai esattamente quello che devi fare per realizzare il tuo primo Instagram Reel. Se questo video ti è piaciuto fammelo sapere lasciando un commento qui sotto e mettendomi un bel like, e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e accendi la campanellina per non perdere i prossimi contenuti. Noi ovviamente ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video, prima però ti lascio questi due video qua che se ancora non li hai visti sono sicura ti saranno super utili e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!